Roberto Concas, presidente della Bifactory, l'associazione culturale. Come stai? Benissimo, malgrado il periodo difficile per tutti, però bene perché è un nuovo progetto, una nuova iniziativa e quindi sono entusiasta di questo, mi fa molto piacere. Siamo riusciti a trovare un'altra occasione per in qualche modo supportare l'arte, gli artisti, questa volta in un momento decisamente delicato in cui dopo tanti ragionamenti e discussioni si è riusciti a unire il fisico e il digitale. Direi che dopo tanto parlare si fa, si agisce, questa è la cosa più importante, perché se no diventava solo teoria, invece è pratica. E quindi iniziamo, lo facciamo, sarà difficile, difficilissimo, ma siamo anche sicuri di riuscirci e quindi Ormai siamo quasi è al una giro di buona. boa, sono finite o stanno finendo le candidature, quindi un grande successo, stanno arrivando da tutto il mondo e questo per noi è motivo di grande orgoglio, soprattutto aver trovato una visione che possa unire in qualche modo il fisico e questo digitale. Oggi più che mai, ritrovandoci di nuovo in una condizione odierna di Certo, stallo, sì. dobbiamo iniziare a capire come il digitale possa davvero supportare l'arte e gli artisti e come associazione no profit si è riusciti in questo. Ci racconti qualcosina di Dabi Factory? Ma Bifactory ha ormai una storia molto lunga. Quando ha inaugurato le sue prime manifestazioni, devo dire è stata una rivoluzione, divertentissima, il pubblico ha reagito in maniera straordinaria. Mi ricordo ancora con una certa ansia le folle fuori dalla galleria, le vere folle, e questa volta mi auguro che la folla sia online, quindi meno pericolosa, tra virgolette, che non vederla fuori. E invece sarei molto felice di vedere un tipo di folla diversa, fatta di like, fatta di attenzione, fatta di gente che io mi auguro osservi le opere d'arte per un pochino di più di quei 20 secondi che solitamente si osservano l'arte, un Questa po' è, di più. è stata una delle tue dichiarazioni che sono state riportate in Professione Arte, in cui appunto dichiaravi che le persone stavano davanti a un quadro per una manciata di secondi. Sì. Ora vi è una grande sfida culturale e diciamo anche sociale da un certo punto di vista in cui si chiede che questi 4 secondi vengano traslati, o 20 secondi che 20 siano, secondi, sì. vengano traslati sul digitale. E qua c'è una storia completamente da riscrivere, perché bisogna capire cosa cambierà nelle dinamiche di un'esposizione virtuale. Intanto sì, bisogna capire qual è la percezione visiva, psicologica, intellettuale da parte dello spettatore. Cioè questo spettatore che può guardare l'opera stando in pantofole a casa, perché questa è la condizione. Se vuole può avere il suo bicchiere da cocktail, lo stesso, come già abbiamo fatto decine di volte qui in galleria, però è più tra sé e sé. E quindi questo potrebbe aiutarlo a riflettere, a ragionare, a capire, ad osservare meglio, magari a scoprire qualche dettaglio. La tecnologia ci sta portando al cosiddetto 4K, quindi ci sono anche visioni abbastanza straordinarie. Mancherà forse un po' di odore di olio di lino o di acrilico, ma insomma cercheremo di darlo diversamente. Piano piano questo sarà l'obiettivo, citando gli odori, i sensi, che sia il tatto, che sia il Certo. visto, ovviamente il tatto non è sempre possibile farlo, No. ma sicuramente la vista e l'ambientazione, quelle saranno dei richiami all'esperienza. Quindi non possiamo basarci su quel sistema olfattivo o in qualche modo dei sensi, Infatti. ma possiamo richiamarne degli altri. Questa è la sfida più interessante. Quello che è mancato sino ad oggi nelle esperienze virtuali e digitali, soprattutto in termini di esposizione, è stato questo, è mancata la visione digitale. Noi sin da quando si è deciso di fare questo premio, di trovare appunto un modo diverso di poter premiare l'arte fisica ma digitalmente. È stata una grande sfida, insieme a noi siamo riusciti a coinvolgere noi come Art Rights e a supportare questa Certo. vostra iniziativa di Abifactory, ma insieme a noi gli City, i quali saranno poi la sede che ospiterà questa mostra interamente virtuale 3D con i 100 finalisti. Andrea Isola, con cui hai fatto una bellissima chiacchierata, Sì. in cui si parla della sfida di poter traslare l'esperienza Sì. comunque fisica in quella virtuale. E tra poco ci saranno, vedremo i conti, ecco, il 16 Sì, dicembre apriremo. certo, ma io vedo una nuova esperienza. Non vedo e non vorrei vedere, come dire, appunto,
traslazioni da A, ma semplicemente una nuova esperienza che spero sia straordinaria, altrettanto emotiva che non in quella in galleria, aggiuntiva di alcuni aspetti, perché ripeto si può guardare con attenzione l'opera d'arte, e ancora un'esperienza, mi auguro, universale, perché lo strumento è tale. Questa volta non abbiamo limiti. Quando aprimmo la galleria, la nostra prima galleria, io dissi ok, le attività culturali è giusto, quando mi presentasti il tuo programma, dissi ok, fantastico, sono Certo. attività che sono in linea e facciamo tantissimo pubblico. Ora diventa universale, quindi se da un lato vi era la ricerca di artisti che intendevano candidarsi nelle sedi dal 1° di ottobre fino al 30 di novembre, adesso l'esposizione è aperta a tutti, è gratuita, è un'occasione in cui per giunta talks come questi saranno all'ordine del giorno. Quindi una bella sfida, sarà una bella maratona, non è finita qui, tu dovrai moderare e coinvolgere in tantissimi eventi, Certo. perché il digitale permette questo. Sì, intanto ci piacerà molto parlare anche se fa con gli artisti, discutere, sentirli un po' di più, farli diventare protagonisti, però alla fine è l'opera d'arte che deve rimanere la protagonista in assoluto. È l'opera d'arte che deve essere sufficientemente isolata. Facciamo un esempio, la scelta dell'inquadratura potrà essere fatta probabilmente dal punto di vista informatico dallo stesso spettatore, per cui anche un modo di vedere l'arte in modo più personale. Una delle battaglie o comunque delle discussioni didattiche riguarda quello dello spettatore. Ne abbiamo discusso tante volte, no? Quando abbiamo inaugurato le mostre, le prime cose, questa è ad altezza giusta, questa è alla giusta dimensione. Bene, dove sta il nostro spettatore? Qualunque artista, da sempre, da quando esiste l'arte, si riferisce ad uno spettatore ideale, sia esso uno spettatore civile, sia esso un fedele, sia esso chiunque, comunque si riferisce a lui. Ebbene, vediamo con questo momento digitale come lo spettatore vorrà vedere l'opera. Mi incuriosisce in maniera straordinaria. Questa è una bella domanda, se abbiamo riflettuto tanto sulla posizione del visitatore. Nel digitale lui è il protagonista, tra virgolette da solo, lo accompagneremo con informative, vedremo che sono assistenti virtuali, con qualsiasi opzione ci possa permettere, però si ritrova da solo a rigirare in un ambiente in qualche modo precostituito. Con Andrea Isola, l'exhibit designer che si è occupato di supportare la creazione degli spazi, grande riflessione è stata fatta su quello, anche perché poi i tempi di realizzazione sono strettissimi, il 30 finisce, il 16 inauguriamo. È vero che le ambientazioni sono state studiate, è vero che c'è lo spazio, ma ancora non sappiamo quali opere andranno a riempire. Però l'unica cosa che sappiamo è che abbiamo chiesto volutamente, soprattutto su tua indicazione, questo bisogna dirlo, la valorizzazione del singolo artista, non con una sola opera, ma con tre opere esposte. Sì, 3 opere per dare allo spettatore, al possibile acquirente futuro, al collezionista, la possibilità di vedere un piccolo percorso dell'artista. Da un'opera puoi avere la fortuna di indovinarla o anche la sfortuna di sbagliare. Con 3 opere invece dovresti avere la possibilità di esprimerti un po' meglio e quindi di raccontarti un po' meglio. Credo sia un dovere importante per l'artista, straordinariamente importante, e quindi bisogna operare in tal senso. Questo aspetto per noi è stato cruciale. Quando si è pensato insieme di creare questa visione, io ho sposato subito perché rientrava nella filosofia di supportare gli artisti. E dicevi giustamente bene, nell'eventualità in cui venga selezionata un'opera in una collettiva, poi il dato di fatto è quello, questa può essere giusta, può essere sbagliata, ma i fattori di inserimento potevano essere al di fuori della portata dell'artista. Semplicemente l'artista poteva essere fantastico, ma nelle opere mandate per la selezione non rientrava in una scelta più globale. Certo. Noi abbiamo deciso invece di premiare l'artista, di premiare la sua visione, il suo percorso, senza darne limiti di nazionalità, in parte di età e soprattutto dal punto di vista creativo. Quindi non abbiamo chiesto opere inedite, non abbiamo dato una tematica, una scelta abbastanza forte in tal senso. Sì, è una scelta con dei risvolti interessanti perché gli artisti possono esprimersi come vogliono, senza tanti problemi. E chi deve giudicare la giuria e il pubblico che deve comprare queste opere, ci auguriamo molto, ha possibilità di scelta
universale, mi si passi ancora questo termine, importante perché è trasversale, non è solo nazionale, transnazionale, arrivano da altre località, ma anche solo un passaggio interregionale è fondamentale perché apprezziamo gusti, inclinazioni, declinazioni artistiche, novità, soprattutto novità. E poi una cosa importante da dire, il coraggio di questi artisti, perché anche per loro credo che sia un momento estremamente coraggioso. Partecipiamo online, è un po' come no, è togliersi dalla fisicità per consegnarsi a questa rete immensa e quindi straordinaria. Quando siamo partiti, diciamo che eravamo in semilibertà, che brutto termine, ma Sì. in dato di fatto è così. Oggi invece ci ritroviamo, lo possiamo contestualizzare di nuovo una sorta di lockdown tra zone rosse e zone arancioni, in cui al di là dei divieti fisici o meno di muoversi, ci sono in alcune regioni delle forti limitazioni e ci si pone anche la domanda di come anche i singoli artisti saranno protagonisti o succubi di questa situazione, quindi di un sistema che in qualche modo privato ancora una volta, in parte o in gran parte, della fisicità, si ritorna di nuovo a valutare il digitale. Noi si è fatta una scelta in cui ci sarà un mese di finale, quindi non 2 giorni, non un vernissage. Per giunta, grazie a tutti i partner che hanno condiviso questa iniziativa, abbiamo una parte anche fisica che speriamo di fare, quindi parliamo di Milano, con Open Care, con Abart, con Isoropion Gallery, i quali decidono di dedicare spazio fisico, quindi reale, per esporre i finalisti o per esporre uno dei 100 finalisti, quindi o i premiati o loro. Certo. Questa commissione a me è piaciuta, è stata cercata fortemente, anche devo dire facilmente, perché poi l'entusiasmo da parte anche dei partner è stato tanto. Forte, sì. E questo però è un bel connubio, unire il digitale e sperare di tornare a una fisicità, insomma, quanto presto, quanto prima. Sì, anche se devo dire che l'esperienza del digitale sul quale in qualche modo ci siamo tuffati in questa immensa piscina della novità, per esempio una funzione che vedo e che mi piace molto è che possa diventare una sorta di piccolo trailer delle mostre fisiche, no? Per cui Un surrogato, un supporto. sì, un modo per conoscere in anteprima, un modo per conoscere, anche perché le TV come strumento di mediazione sono già sature, i nuovi media si stanno allargando e sono, pur con tutte le difficoltà, uno strumento di democrazia ad un click, quindi il problema è esserci, la possibilità è esserci con qualità, e questo è l'impegno per il quale Abifactory ha anche partecipato, esserci con qualità, provarci, testare lo dico perché è importante, perché se no saremmo presuntuosi, abbiamo già fatto tutto. No, onestamente testiamo e quindi è un futuro, lo vedo come un futuro ormai tangibile, prossimo, neanche un futuro, è oggi. Noi, quando dicevo prima investimenti, quello dicevo a nome ovviamente della società e non dell'associazione, quindi di ArtRights, la piattaforma per la certificazione autentica delle opere d'arte, che ha deciso di essere main partner dell'iniziativa. E abbiamo iniziato a parlare del digitale ovviamente in tempi non sospetti, ancora Certo. prima delle attività ovviamente sia dell'associazione che della startup, ma negli ultimi anni. Proprio hai detto bene, sperimentare, capire e soprattutto ascoltare. Noi il lavoro più grande che facciamo quotidianamente è parlare con la community, personalmente la mia, con la divulgazione, con la società, con tutti coloro che stanno sperimentando questi servizi che fino a ieri non c'erano. Non c'è. E anche il premio, dicevi giustamente, stiamo sperimentando nuovi limiti, nuove visioni. Siamo il primo premio digitale che prema le opere fisiche che le riporta nel digitale. All'inizio tutti pensavano, ah, ma stiamo facendo un premio digitale per chi fa arte digitale. Ho detto no. No. L'obiettivo è essere il gateway, l'ingresso nel digitale per chi fa il fisico. Certo. Poi abbiamo anche le sezioni di videoarte digitali, le quali opereranno e saranno esposte, ma quello che ci interessava era essere in qualche modo un ingresso per alcuni. Certo. E come lo stiamo facendo? Supportando tanti anche solo nella fase di registrazione, di pagamento, che sembrano cose curiose, ma l'alfabetizzazione digitale non è una cosa così scontata. Quindi No, non è ancora così diffusa, ci sono ovviamente ancora delle diffidenze, per quanto
è la via, e non potremmo ormai già più vivere senza i sistemi di digitalizzazione. Paghiamo tasse, paghiamo bollette, facciamo tutto ormai con lo strumento e quando non troviamo ci arrabbiamo, il che significa che dobbiamo anche portarci l'arte, la dobbiamo portare con un giusto rapporto, non dobbiamo privare nulla dalle gallerie fisiche, ma dobbiamo semplicemente incrementare la fruizione dell'arte e il digitale è uno strumento di incrementazione straordinario, quindi io lo vedo benissimo, bisogna lavorarci, ecco, questo sì. Questo è anche lo scopo dell'associazione culturale, quindi rientra nello statuto, nella missione, quella di supportare l'arte e gli artisti coinvolgendoli in iniziative di formazione anche culturali. Quindi questa attività che è interamente il premio, che è interamente no profit, il cui obiettivo è proprio questo, se vogliamo, e non ha nulla a che vedere con la vendita o l'altro supporto, ma è creare un momento di confronto, in questo caso digitale e interattivo. Con te ci rivedremo a brevissimo, saranno tanti gli incontri che faremo nella mostra finale, perché l'obiettivo era quello di creare, oltre a un'esposizione, una piazza dinamica attiva, proprio come quando vai fisicamente in un'istituzione, fai due chiacchiere, parli con i curatori, parli con il personale, parli con i tuoi amici. Bene, a me pare una scommessa straordinaria, devo dire che c'è, lo rimarco, una giuria veramente importante, seria, preparata, qualificata e internazionale, e quindi l'invito è a tutti, partecipare con serenità, è una bella novità. Questa è stata una prerogativa e priorità, una giuria che potesse essere indipendente. Nessuno di noi è all'interno della giuria tecnica, No, proprio no. volutamente, in maniera tale che il primo, secondo e terzo di ogni categoria fosse decisa da una giuria esterna nominata, che ha tantissimi nomi di rilievo, per cui ringraziamo e siamo iper felici che questi abbiano supportato questo percorso e che in qualche modo siano pure chiari nell'individuare. Per giunta dietro c'è tutta una parte di piattaforma assolutamente innovativa per la selezione delle opere e per la votazione dei giudici, i quali hanno una piattaforma digitale dedicata che non si vede esternamente, ma sulla quale abbiamo deciso di supportarvi e di creare su misura proprio per avere la massima trasparenza. Quello che possiamo dire è che da questo esperimento sicuramente lo possiamo confermare, ci sarà la seconda versione l'anno prossimo. Nella forma e nella misura ancora questo Va bene, da vedere, è ancora presto, ma si saprà subito contestualmente all'apertura, ma sarà confermata e troveremo nuovi limiti. Poi anche per noi è tutta una sperimentazione, stanno cercando di vedere come hanno reagito gli artisti, i partner, che cosa possiamo dare di più. L'ultimo cenno, i premi. Un insieme di premi e servizi molto importanti e soprattutto concreti. Questa è stata la vocazione più grande. Sì, questa è una cosa da apprezzare, peraltro è proprio lo strumento digitale che aiuta a irrobustire il riconoscimento per gli artisti, quindi i premi. È vero, le opere non devono circolare fisicamente, quindi si può ottimizzare un po' di costi, ma a favore degli artisti, e questa è una cosa ancora più positiva. Quando decidemmo, io lo dissi chiaramente, dissi ok, proviamo a rovesciare un'altra volta il tavolo, se non riesci a fare le regole dici ok, fai le tue. E cos'è che non andava bene? E io ho detto ok, possiamo dare tanto a uno, non riusciamo a cambiargli la vita comunque, per quanto gli puoi dare, può fare piacere o meno, ma proviamo invece a supportarne tanti con concretezza. Quindi abbiamo chiesto a tutti i partner di non mettere dei denari per noi, ma di dare tutto in premi e in servizi. Quindi felici di avere digital strategy per gli artisti, residenze d'arte, mostre personali all'interno di gallerie, ancora l'esibizione finale a Milano, incontri e workshop con i professionisti, a Londra con le Met Art Agency, Open Care, a Milano con gli esperti curatori, quindi cercare di dare formazione, di dare contratti il cui valore economico è ben più alto di quello. Perché? Perché alla fine sono strumenti che permettono loro di lavorare, che sia un sito internet, che sia una consulenza, che sia una residenza d'arte. Sì, io credo che oggi l'artista debba essere sempre di più un professionista. Lo è sempre stato, perché i grandi artisti sono stati professionisti, sono stati grandi professionisti e hanno investito molto su se stessi.
Anche gli artisti contemporanei devono abituarsi a investire su se stessi, devono essere in grado di vendersi, mi si passi questo linguaggio, di presentarsi al meglio per essere meglio intesi da tutti, e il fatto che ci sono grandi agenzie che possono dare questo supporto credo che sia più importante di avere anche solo un piccolo, come dire, rimborso spese o un po' di soldi, no? Perché poi i soldi si esauriscono. Invece il servizio rimane come esperienza di vita, rimane come esperienza professionale, rimane per sempre. Io aggiungerei anche tutelarsi. Oggi, soprattutto anche queste nuove tecnologie dove le informazioni viaggiano e volano Sì. a velocità incredibili, è bene iniziare a capire come l'artista debba anche tutelare la propria arte dal punto di vista del diritto d'autore, dal punto di vista dei contratti, dal punto di vista degli accordi, dove la stretta di mano è sacrosanta, ma probabilmente oggi non basta Ma più. il contratto è O reale, è vero? più complesso avere Certo. una serie di dinamiche. Allora è bene iniziare a fare questo, e noi abbiamo Sì. deciso appunto di mandare a premio oltre il 30% dei finalisti, che è un qualcosa che non si è mai visto, e siamo ben felici. Insieme a tutti puoi dare a tutti, con l'adesione al rimborso spese, anche il art rights, e quindi la gestione delle proprie collezioni, quindi cercare di digitalizzare piano piano il percorso e l'archivio dell'artista, che rimane un elemento cruciale per la sua crescita. L'archivio dell'artista è un percorso estremamente importante, perché, soprattutto per i giovani, ritrovarsi una memoria precisa di quanto hanno fatto è fondamentale. E ancora, per quello che avverrà, il trasferimento di opere, la vendita, averne traccia è fondamentale. È anche normato questo aspetto, e quindi il diritto di seguito cosiddetto dell'artista va avanti nel tempo. Bene, memorizzatelo, tenetelo nel digitale. Sarà una criptovaluta? Non lo so, è un documento però importante. È sicuramente una tutela per il futuro, è una domanda che qualsiasi gallerista o operatore farà sicuramente nel momento in cui inizierà a supportare la carriera di un artista. Io ti ringrazio, Grazie a voi. felicissimi di vedere i risultati, curiosissimi, stanno lavorando giorno e notte con tutti i partner, Art Rights in primis, tutto lo staff ovviamente Abifactory, Lucity, Andrea Isola, Start Art, e insieme a loro tutti i partner che non vedono l'ora di iniziare. Noi ci rivediamo a brevissimo, dal 16 dicembre inizieranno i talk formativi, gli incontri con gli artisti saranno tutti dedicati per loro poi fondamentalmente, quindi vorrei che qualcuno di loro facesse anche qualche visita guidata digitale. Certo. Insieme a te e insieme a noi, insomma, tutto lo staff, conosceremo tutti i giudici, parleremo con loro, insomma ci sarà un bel po' di animazione culturale. Bene, sono felice di partecipare e sono felice come Abifactory di esserci in questa nuova avventura straordinaria. Lavoriamo sul digitale, lavoriamo sereni, senza pregiudizi, e il futuro, il presente migliorerà ancora in maniera straordinaria. E di questo è l'auspicio migliore. Io ti ringrazio e ci vediamo invece il 16 di dicembre con l'inaugurazione della mostra finale di Art Rights Prize.